La memoria condivisa. Fruizione senza barriere del patrimonio archivistico. Gli archivi di Stato italiani sono uffici periferici dipendenti dal Ministero della Cultura, istituiti presso ogni capoluogo di provincia. La missione principale degli archivi di Stato è quella di conservare, tutelare, valorizzare e rendere fruibile al pubblico la documentazione in essi conservata. Si tratta in primo luogo di documentazione di organi statali insediati nel territorio della provincia relativi ad organismi statali preunitari, ma gli archivi di Stato ricevono anche documentazione di organi statali post-unitari e questa operazione avviene attraverso il versamento di documentazione. La missione dell'archivio si concretizza in una pluralità di servizi offerti al pubblico. L'Istituto garantisce la consultazione del patrimonio conservato grazie al servizio di sala di studio, dove gli archivisti e gli assistenti alla fruizione, accoglienza e vigilanza guidano gli utenti nelle loro ricerche. Chi risiede fuori provincia o all'estero può ricevere assistenza anche da remoto, attraverso il servizio di ricerche per corrispondenza. Chi frequenta la sala di studio inoltre può usufruire di una ricca biblioteca interna. L'archivio promuove inoltre la conoscenza del patrimonio attraverso tutta una serie di iniziative di valorizzazione, come ad esempio mostre, convegni, seminari, pubblicazioni e anche con l'attività didattica con le scuole. I documenti conservati vanno dal basso medioevo fino alla contemporaneità. Lo sviluppo in metri lineari, così come calcolano gli archivisti di Stato, per il nostro archivio raggiunge i 18 km di sviluppo. L'Istituto conserva oltre 200 archivi, tra essi alcuni materiali sono stati digitalizzati come le 5.000 mappe dei catasti, così come fondi di politici quali Marinelli e il senatore Conti, così come album fotografici sulla Grande Guerra. Le ricerche degli utenti possono concentrarsi su svariate tematiche e su altrettanti periodi storici. Molti utenti arrivano in sala studio per ricevere assistenza per ricerche sulla loro storia familiare, ma si possono svolgere indagini anche su monumenti o opere d'arte della città, su personaggi politici, oppure sulla storia economica di un territorio, e questi sono solo alcuni esempi. Iniziamo a conoscere i documenti che sono conservati nell'Archivio di Stato di Ancona. L'archivio storico del comune di Ancona ci è stato affidato nel 1971 dall'amministrazione civica. Esso è composto da oltre 6.000 faldoni, al cui interno sono conservate filze, cioè carte legate in filo, registri, volumi e tante pergamene. Si tratta di documentazione che va dagli inizi del XIV secolo sino alla metà del XX secolo. Questo archivio rappresenta un patrimonio unico perché descrive e documenta la storia della città di Ancona, della sua potenza economica e dei rapporti che ebbe con tante realtà statali italiane ed estere, specie verso Oriente. Non per niente Ancona viene detta la porta verso Oriente dello Stato Pontificio. Uno tra i fondi più studiati dell'Archivio di Stato di Ancona è quello dell'ex ospedale neuropsichiatrico della provincia di Ancona, attivo dal 1901 al 1978, anno in cui, a seguito dell'emanazione della legge numero 180 del 1978, legge Basaglia, si sanciva la chiusura degli ospedali psichiatrici in Italia. L'archivio dell'ente fu depositato all'Archivio di Stato nel 2010 e la maggior parte della documentazione è costituita dalle cartelle cliniche dei ricoverati nei vari reparti, nel reparto chiuso, nel reparto aperto e nel reparto neurologico. L'archivio del Teatro delle Muse è stato depositato dal Comune di Ancona all'Archivio di Stato nel 1971
insieme all'Archivio Storico Comunale. Tra gli altri documenti contiene carteggio con gli impresari, manifesti, fotografie, giornali, documentazione relativa alla manutenzione della sede. In archivio si conserva inoltre una grande locandina che misura 1 metro per 74 centimetri, dedicata alla rappresentazione dell'Aida di Giuseppe Verdi, messa in scena nella stagione di primavera del 1873. Nell'archivio del Teatro del Museo di Ancona vi mostro un piccolo esempio. Si tratta di una lettera di Gioacchino Rossini che il grande autore pesarese scrisse da Bologna il 22 marzo del 1847 perorando la causa di una cantante lirica, Anna Janic, che doveva essere messa sotto contratto dalla direzione degli spettacoli del Teatro Dorico, del Teatro di Ancona. L'Archivio di Stato conserva gli archivi notarili dei vari distretti della provincia di Ancona, a partire dalla fine del 1200 fino all'inizio del 1900 circa. Davanti al notaio, non molto differentemente da oggi, si stipulava ogni genere di contratto, compresi i contratti di commissioni dei dipinti. Nell'Archivio notarile di Ancona si conserva il contratto per la cosiddetta Pala della Lavarda, commissionata a Lorenzo Lotto da Simone De Giovannino Pizzoni. Il contratto fu erogato dal notaio anconetano Angelo Cicconi il 1 agosto 1538. Chi si occupa di storia del Novecento, a ridosso della Prima Guerra Mondiale, conosce la Settimana Rossa. Tra il 7 e il 14 giugno 1914, l'Italia fu investita da una serie di scioperi, sommosse e agitazioni che, nelle Marche e in Romagna, assunsero il carattere di un'autentica insurrezione contro lo Stato nazionale, nota appunto come Settimana Rossa. Sedata la rivolta, dopo circa una settimana, seguirono tutte le attività processuali. Nelle carte processuali sono però anche raccolte varie altre documentazioni, come i giornali dell'epoca, il Lucifero Repubblicano, la Volontà Anarchica, giornali nazionali, fino a comprendere per esempio delle vignette rappresentanti Nenni e Malatesta. Seguono poi tutte le carte processuali vere e proprie con le testimonianze, le imputazioni e la sentenza finale. Vi aspettiamo all'Archivio di Stato di Ancona. La memoria condivisa. Fruizione senza barriere del patrimonio archivistico. Le voci sono di Carlo Giacomini, direttore, e Silvia Caporaletti, archivista e vice direttrice dell'Archivio di Stato di Ancona, che hanno raccontato l'Archivio di Stato, la sua storia, il suo patrimonio e la sua funzione. Il video è stato realizzato con la collaborazione di Anios, interprete LIS, Gloria Antoniozzi. Il video si apre con il logo del Ministero della Cultura, il logo dell'Archivio di Stato di Ancona e il logo del Museo Tattile Statale Omero. Successivamente uno zoom geografico su Ancona e la Mole Vanvitelliana. Si susseguono immagini dell'archivio e immagini di alcuni manufatti presenti all'interno. La memoria condivisa, fruizione senza barriere del patrimonio archivistico, è un progetto promosso dal Ministero della Cultura, l'Archivio di Stato di Ancona, con la collaborazione del Museo Tattile Statale Omero.